Cosa dici? È arrivato il momento di andare a podare questo mio olivo, secondo te? Beh, è proprio quello che faremo oggi, quindi rimani in questo video per vedere tutta la potatura di questo mio olivo, così vedrai il prima, il dopo, perché faccio determinate scelte e tanti ragionamenti molto importanti che vado a fare su questa pianta che adesso verrà podata e poi in futuro andrà anche filata. Quindi rimani connesso sul canale perché magari se questo video raggiunge un buon numero di visualizzazioni e di mi piace, magari vi porto anche al video della filatura completa. Però quello su cui mi voglio concentrare ora è fare una bella potatura per riportarla indietro e darle la possibilità di fare ancora uno step di ramificazione, visto che con queste temperature basse ma non troppo la pianta sta continuando a fare nuovi germogli, quindi voglio aiutarla nel fare al meglio questa cosa. Quindi in questo video andiamo a fare la potatura di questo mio olivo. Quindi eccoci qua, vi faccio una panoramica, guardate quanto è lungo questo palco all'indietro e il mio obiettivo è di farlo tornare molto in avanti, quindi potrei anche scegliere delle soluzioni drastiche, però adesso vediamo. Non vorrei andarlo a portare troppo indietro, mi devo studiare bene la situazione perché comunque, come sapete, il ramo deve venire qui, quindi si deve ampliare qui, ampliare un po' lì dietro, ma non andare così in profondità. Poi abbiamo questo ramo qui che diciamo che va abbastanza bene, anche qui magari devo riportarlo un po' indietro leggermente per andare a riempire ancora di più. Vi ricordo che questa pianta poi andrà filata, però magari la porto indietro per andare poi a filare direttamente i nuovi germogli fatti bene, anche perché è inutile filare tutta questa chioma che è troppo lunga. Però questo palco sta molto meglio rispetto all'altro. Poi abbiamo questo ramo qua che va riportato indietro, vedete quanto spazio senza rami e dritto c'è. Questo ramo qui dietro anche è molto lungo, quindi con le potature bisogna farlo ritornare un pochettino indietro. Ecco, magari un rametto del genere o ancora più dietro mi potrebbe tornare utile, però la pianta è molto vigorosa, come vedete. Questo ramo lo sto lasciando per andare a fare questa parte del palco di profondità. Questo ramo qui su anche sta molto bene, è un po', forse è un po' controconico, forse perché qui c'è troppa concentrazione di rami, quindi anche qui ci dobbiamo lavorare. Però c'è questo ramo qua che sta crescendo molto e forse potrebbe andare a sostituire questo qui in futuro. E poi abbiamo questo ramo qua che va potato un pochettino e il resto della pianta andando su verso l'apice, che comunque la trovo veramente in forma. Ora io penso che farò tutta la potatura da solo perché praticamente sono sempre le solite operazioni che faccio, però poi vi faccio vedere la pianta finita e vi vado a spiegare magari il perché di alcune scelte. Almeno mi posso prendere anche il mio tempo per pensare al meglio dove tagliare, cosa tagliare, mettere in posizione il ramo, che ne so, tipo questo, girarlo e vedere se si gira per poi diventare un palco piatto, in questo modo, per farvi capire. Una V fatta così e non una V fatta così. Quindi qua magari o faccio due livelli dello stesso palco oppure devo andarne a togliere uno necessariamente. Quindi devo fare tutti questi ragionamenti, non voglio sbagliare e quindi ci vediamo direttamente tra poco con il lavoro finito. Per voi passeranno pochi secondi, per me magari qualche ora. A dopo. Eccoci qua, si sta alzando parecchio il vento. Comunque, questo è il risultato finito della pianta. Ho potato un po' di rami, non tantissimi, ma qualcuno che era effettivamente non necessario li ho potati.
qualche ramo l'ho potato, come per esempio qui dietro e in altri punti. Non sono andato ad accorciare troppo quel ramo e quest'altro ramo qui dietro, perché ho bisogno che prima mi facciano i rami all'indietro. Comunque tutto sommato a me la pianta piace molto, ora che l'ho liberata comunque. La mia potatura è stata molto lunga, perché comunque ci ho messo un paio d'ore, perché sono andato a togliere tutte le foglie ascellari, a pulire tutti i rami. Vedete che sono tutti belli puliti, hanno solamente le foglie in punta, e questa cosa sarà fondamentale per andare a creare nuove ramificazioni indietro, come è stato fatto per esempio con questo ramo e questi altri rami qui. Sostanzialmente, pulendo la ramificazione, il sole entra dentro e nuovi germogli escono e fanno i rami nei punti giusti. Quindi questa cosa è fondamentale. Come vi dicevo prima, ho fatto tutta una serie di ragionamenti, lo possiamo vedere soprattutto qui in apice. Prendendo per esempio questo ramo, ho immaginato di doverlo posizionare così con il filo, quindi questa cosa mi ha permesso di indirizzare la potatura in un certo modo. Stessa cosa questo qui, va girato un pochettino. Questo tipo di ragionamenti sono fondamentali quando andate a fare una potatura, perché vi evitano tanti errori. Quindi questo è quello che sono andato a fare io. Più o meno i risultati li vedete, la pianta si è liberata tantissimo. Questo è solo un quarto probabilmente delle foglie che ho tolto, e io posso ritenermi veramente soddisfatto. Altra cosa importante, qui la pianta sta facendo tutta nuova vena viva, e anche qui immagino che sia scollato un pochettino la corteccia vecchia dal legno secco. Questa cosa anche è molto importante, perché significa che la pianta è molto vigorosa. Anche questa parte qui, per esempio, significa che sta facendo il callo dove era stata capitozzata, perché per chi non se lo ricordasse, qui c'era un ramo che faceva praticamente questo effetto, che è stato sostituito poi con questo ramo qui, ma che potrebbe essere sostituito in futuro con questo rametto qui, perché è un po' più centrale e vedendolo dal fronte forse è un po' meglio. Però calcolando che l'apice deve sempre andare a cadere sul primo ramo, potrebbe andare benissimo anche così la pianta. Questa pianta mi stupisce sempre, è veramente molto bella. Tu fammi sapere con un commento se sei d'accordo con i ragionamenti fatti e la potatura fatta. Il vento mi si sta portando via, quindi mi sbrigo a salutarvi. Vi ricordo, mi piace, commento, condivisione, come al solito. Vi lascio qui il canale Telegram delle offerte. Se vi va, entrate, comprate qualcosa e supportate il canale senza ulteriori costi per voi. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!